Ciao a Buongiornissimo tutti! amici, come state? Noi siamo venuti qua su a darci il tramonto, Come è andato? Perché il che ce lo siamo sole... goduti senza telecamere, adesso ce lo godiamo in fronte a noi sul Margaret, nel nostro praticello. Tra l'altro le betule sono quasi tutte gialle. Ah, vero? Oggi giornata non piena, di più, perché è venuto un sacco di gente a trovarci, abbiamo dovuto ultimare la camera che sono arrivati gli ospiti, che ci hanno Sì, portato dei fantastici crumiri sì, del dal Monferrato. Monferrato, quindi sono appunto andando a finire le camere per gli Sai ospiti. cosa sono i crumiri? I biscotti? Di Medic? Non lo so, non lo so. Ma ce l'aveva già portati qualcuno, se non erro. I crumiri? Sì, Veramente? aspetta. Non so perché io ho in testa il crumiro con una pubblicità di Natale. Non so perché. Però sì, qualcuno ce l'aveva portati, non mi ricordo chi, comunque qualcuno di voi ce l'aveva portati. Tanto crumiri con la K. Sì, con la K. L'ho scoperto oggi. E quindi io mi sono dedicata a finire appunto le stanze e poi è venuto Silvio, l'elettricista, per fare dei lavori per la tinozza. Che ora è molto più ordinata. Sì, è venuto Christian di Marisa a trovarci in bici, che salutiamo tantissimo. Che tra l'altro poi faremo nei prossimi giorni. Dovevamo fare il video della pizza, è stato posticipato Sì. per impegni di noi, di Carletti e di Cri, E di quindi non era Christian. compatibili. Ma faremo anche delle cose con lui in futuro molto Interessanti. fighe. E tra l'altro la pizza, però, se volete andarla a mangiare, come vi avevamo già detto, c'è già in menù. Sì, il Ma menù è la pizza di due vagamondi con una pizza a chilometro zero, giusto per sottolineare il fatto ancora che ci crediamo tantissimo. Non riusciamo a andare a fotografare il foliage come perché volevamo, sì, perché per fortuna il B&B è pieno, tutti i giorni fino al 3 mattina siete voi, sì, ci figata. sarà, esatto, c'è gente, siamo occupati, quindi sembra poco il fatto delle colazioni, ma in realtà comunque la colazione toglie gran parte della mattinata. Potremmo anche organizzarci da preparare la colazione, poi quando gli ospiti scendono si possono mangiare come cioè generalmente la colazione ognuno poi se la gestisce, noi gliela prepariamo. L'unica cosa che poi però escono altri impegni e quindi diventa un po' difficile la gestione. E poi c'è un grosso problema. Eppi, No, no, sono un gran ciaciarone. sì, e quindi... E quindi mi piace interloquire con gli ospiti, conoscere storie, tipo quelli che sono appena arrivati ci hanno raccontato e portato il nominativo di un B&B in Valmaera molto interessante, quindi iniziamo a parlare, allora hanno fatto così, bello come fate, eccetera, 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 eccetera. Guardi Sì. l'ora MSD e dici, porca paletta, volevo andare in montagna, Sì. perché viviamo in montagna, ma soprattutto lavoriamo in montagna, quindi come parlavamo oggi a pranzo con Christian, uno che lavora qui non riesce a godersi veramente. Uno dice che figo, sei in montagna, vai tutti i giorni a far foto. In realtà no, perché nella gestione del B&B abbiamo da fare ancora raccogliere. C'è un animale. Non lo so. Sentivo dei passi nelle foglie, pensavo fosse un animale. Perché adesso dobbiamo ancora raccogliere le ultime castagne, perché sono arrivati altri 2 ordini, di cui uno da Milano, Sì, che partirà domani. esatto. Poi questi ospiti qua vogliono le castagne, sono le ultime ormai. Sono Io le spero di ultime. fare ancora un 10-15 kg da portare ancora a vendere a 2 per anno anche. Esatto, dovrebbero ancora essere buone, perché comunque noi le controlliamo sempre e Ne mangiamo tante. e ne mangiamo tante, quindi sono buone. Poi E prepariamoci perché? Perché il 31 ottobre è vicino e cosa porta? La pioggia! Come di consueto, conoscendo un po' di meteorologia, ogni anno c'è un break, una spaccatura intorno ad Halloween e il 31 ottobre arriva la prima vera pioggia dal 1 di agosto. Sì, e in alta quota potrebbe addirittura nevicare. Ma neanche così quindi- alta. Oddio, quanti... Perché fino a ieri sera la pioggia, secondo me, diventava neve dai 1200-1300, massimo 1400. Oggi non è ancora certo, ma farà freddo. Quindi 31 e quello sì. 1, weekend di Halloween, quindi dolcetto, scherzetto e neve. Neve, fa freddo. Sarebbe fantastico. Con la neve. No, con la pioggia. Ah, sì, beh, Ho ma proprio poi voglia pioggia. di quelle giornate cupe, Sì, uggiose. che stai davanti al camino e leggerti un libro. No. Ma Beh, quando mai? No, però è un Per piccolo fare altri dispiacere lavori. perché volevamo portarvi a vedere la lago di Serponçon col foliage, ma se arriva la pioggia tante foglie iniziano a cadere. La neve, però proveremo a ritagliarci un giorno la settimana prossima per portarvi magari
a vedere il fogliaggio in alta valle, se no io domani alzo il drone e vi porto a vedere un po' di colori qua attorno a noi. Sì. Almeno già- vedete un po' quella meraviglia, perché comunque qui viviamo tutti i giorni con uno spettacolo, Esatto. ma non E riusciamo a come raccontarlo. tanti di voi hanno notato nel video di ieri, quando noi abbiamo raccontato dei libri, del film che abbiamo visto e tutto un po', come l'uva dietro, l'acero. La vite canadese. Ah, giusto, perché l'acero non si vede, il No, piccoletto. lascialo No. davanti. La vite canadese dietro di noi era bella rossa, cioè. Poi noi lì abbiamo posizionato le due sedie rosse che utilizziamo, le abbiamo posizionate lì, in modo tale che uno, ormai il sole non c'è più, però a pomeriggio può leggersi un libro e godersi proprio lo spettacolo. Cioè è uno spettacolo, dal vivo poi è una meraviglia. Sì. E tornando al discorso dei clienti che tu dicevi prima, che noi che ci fermiamo a chiacchierare, sì, perché come parlavamo oggi con Christian, da noi non funziona tanto come il classico albergo o anche bed and breakfast che chiavi in mano e al check-in e al check-out e ci Documenti, si vede ciao, poi. grazie. Ciao, grazie. No, in realtà siamo dei grandi ciaceroni. Simone poi piace proprio raccontare la stanza, anche se quasi tutti gli ospiti che sono venuti qua conoscono già tramite i video tutto quello che abbiamo fatto. A lui piace raccontare, infatti lui fa proprio da cicerone. Piace raccontare le assi e tutto quello che abbiamo fatto, e poi magari si finisce con una tisana, con un caffè, qualcosa, e si parla tanto, magari anche dopo cena, così ci si incontra con un caffè oppure un bicchiere di vino, e funziona così. Perché proprio il nostro concetto di ospitalità è appunto Sì. sulla convivialità. Esatto, Convivialità? sì, È orrenda come parola. però ci sta. Conviviali. Vabbè, comunque di far vivere alle persone un po' quello che viviamo noi, interagire, conoscerci, raccontarci le storie vicende, e sarebbe un domani l'idea nostra anche di cena. Se riuscissimo a trovare un escamotage burocratica e a posto per poter fornire anche agli ospiti, ci piacerebbe sederci al tavolo tutti assieme, pentoloni al centro, si parla, si beve un bicchiere di vino, due ciance, E si mangia tutti assieme. ma Ci piacerebbe ci stiamo tanto. lavorando molto su questo aspetto. Sì, perché purtroppo la burocrazia non te lo permette. A farlo adesso, come B&B. Farlo ora. Quindi dobbiamo cercare un escamotage, qualcosa. Poi noi non siamo grandi cuochi, quindi sarebbe una cucina veramente Casalinga. semplice, casalinga. L'ospite non è obbligato a star lì, l'ospite può anche andare a Non mangiare da sceglierlo. altre parti, può scegliere, oppure fermarsi lì, tavola calda, e si mangia tutti insieme. L'idea sarebbe quella un domani, chissà se riusciamo a trovare Sì. un escamotage. L'escamotage sarebbero casa di campagna, se riusciamo a capirci qualcosa della burocrazia, home restaurant o eventuale chioschetto per le giornate soleggiate, eccetera, eccetera, ma Sì. lo vedremo più avanti. Vedremo. Ma una cosa, tu cosa Mm. vuoi dire? Io non mi ricordo più. Ah, io volevo... Avevo un discorso in testa, ma già ieri. Ma Io? scusa cosa, ma è una strada quella là sopra? Vedi che Dove c'è il sole? c'è la Mirauda, Ah. ok. Poi ti sposti lì dove non c'è più il sole. C'è l'ultima costola del sole. Ti sposti e vedi che c'è una cosa che fa così. No, secondo me è il pendio con un raggio. Ma no, non c'è il sole. Non lo so, sai. Non riesco a- Binocolo. Mm. Serve il binocolo. Tra le altre cose, noi abbiamo una domanda per voi prima di spiegarvi una cosa. Anzi, prima spieghiamo la cosa, Sì, poi visto finiamo che il video con la stavamo domanda. parlando degli Esatto. ospiti, allora oggi sono venuti a trovarci Daniela, Miriam e la Elide. piccola Elide. Carino. Carini, sì. E ci hanno praticamente portato una cosa molto bella, perché Daniela È stata nostra ospite. Sì, e io vabbè le conosco da una vita perché abita nella frazione dove ho abitato per 25 anni, che sarebbe San Giovanni Perucca, Trinità, una frazione di Trinità, e ci ha portato una cosa molto bella che lei ha visto durante un suo viaggio in Patagonia. A Ushuaia. A Ushuaia. Lei è arrivata in questo albergo, bed and Bed and breakfast, breakfast. comunque in questo posto, e c'era questo cesto con dentro i ferri ferri. con della lana,
ed era praticamente la struttura aveva messo a disposizione degli ospiti questa cosa come passatempo. C'era chi leggeva e chi invece sapeva fare a maglia o comunque sapeva utilizzare i ferri, e quindi praticamente partendo da un quadretto ogni ospite che sapeva utilizzarli faceva altri quadretti, comunque andava avanti con come si Con la dice? creazione, Con il lavoro, sì. con la creazione, arrivando a fare o una maglia o Una una coperta, una sciarpa. E allora lei ha detto, visto che è venuta a dormire qua un mesetto fa, ha detto io ci vedo molto bene qui la stessa cosa, inizio a farti dei quadretti e dopodiché ti lascio i ferri con un po' di lana, quindi tutta roba che mi ha portato lei, e la lasci a disposizione degli ospiti, così loro ti continuano appunto a fare questa coperta È una e diventa la figata. creazione dei tuoi ospiti. Tu gli fornisci tutto e loro ti fanno questa cosa. Sì. Cioè, secondo me è una cosa bellissima. E Mi tra l'altro faccio- è anche un ottimo antistress. Sì, io devo solo imparare. Lei mi ha detto anche che verrebbe su volentieri a insegnarla. Magari se qualcuno è interessato potremmo chiedere a Daniela. Sì. Viene su. Allora, lei ha fatto... Ovviamente con un po' di preavviso. Sì, ovvio. Lei ci ha già fatto questo angolo qua. Ha già fatto questa qua, tutti i quadretti, dove uno continua con altri quadretti facendolo diventare una coperta. Letteralmente un'opera d'arte. Un'opera d'arte, ed è bello perché ogni ospite che ripeto, che sa utilizzarlo, perché io sono la prima che non sono capace. Vedi, qua lo stavo già facendo. Sì, qua poi me ne ha portato un altro che stava già facendo. Qui ha portato altra lana con Sì. i ferri. Guarda che figata. Questo, e poi senti questi che sono... Wow, lavanda. Sì. E poi questi qua e altra appunto lana sfusa. Cioè questa me l'ha fornito tutto lei. Cioè Sì. guarda che meraviglia. E quindi diteci cosa ne pensate di questa iniziativa, di questa idea, dal nostro punto di vista bellissima, perché rappresenta arte, creatività, relax, ritmo lento, turismo Sì. lento, Sì. per cui speriamo che qualcuno di voi che viene ha voglia di provarla, di fare un qualcosa e vediamo cosa succederà. Sì, perché poi noi abbiamo lo spazio o sul dondolo. Se uno comunque mi facesse un maglione per me con tutte queste tonalità qua, tipo anche arancio, viola, fucsia, io lo indosserei subito. Io ve la butto lì, Sì, ma devo procurare la lana, Tu buttala pure lì, ma butta un po' di lana. Te la fanno come vuoi il maglione. Metti un po' di lana, la gente te la... Comunque lasceremo questo sacchettino a disposizione degli ospiti ed è bello perché sicuramente è un antistress. Io vorrei tanto È un imparare. bel passatempo, magari nella spazio colazione col caminetto, mentre fuori piove o nevica. Sì, vi accendiamo il caminetto così voi vi mettete lì, oppure se fa bello in terrazza, in queste giornate qua comunque al pomeriggio si sta bene. O sul ti dondolo. metti lì sul dondolo e fai, secondo me è una cosa bellissima. Per cui grazie Daniele dell'idea. Grazie davvero. Però volevo solo aggiungere una parentesi, Sì. che io 5-6 anni fa mi ero intrippata di queste cose e avevo seguito dei corsi su YouTube, ma molto, molto easy, molto facili, e avevo fatto una sciarpa lunga così, con della lana proprio di recupero che appena la toccavi mi faceva grattare ovunque, per mia nipotina Aurora. Poi non so se l'ha mai usata perché non ero riuscita a farne di più. L'avevi iniziata, sai dove? Al primo capodanno che abbiamo fatto assieme a Triora. A Trio, è vero, ero in montagna quando l'ho iniziata. Triora. Sono messa lì, avevo imparato dritto rovescio, il coso dritto rovescio, e Certo. però cioè, è difficile perché o stringi troppo o lasci troppo là, cioè non è una cosa proprio così. Però avevo fatto una sciarpetta lunga così che Chiara mi aveva poi insegnato a chiuderla, Sì. anzi me l'aveva chiusa lei, perché poi a un certo punto devi chiudere e non sapevo come fare. E... Sì, me la ricordo, c'era il potager acceso con la stufa, eravamo io e te a far capodanno, mangiato senza senso, Sì. e poi, è vero, me la ricordo, mentre cucinavamo, prima di cucinare ti eri messa lì. Sì. Spettacolo. Quindi secondo me è un'idea bellissima. Sì. Quindi se qualcuno di voi viene qua, sappia che può trovare questo e fare a maglia. Sì. Adesso io ho una domanda per voi, perché comunque siamo agli sgoccioli di un anno di vita in montagna. In occasione del 14 novembre usciremo con un video, ve lo dico già, un anno di vita in montagna o qualcosa del genere, dove racconteremo il nostro percorso per ora, ma soprattutto diremo i pro e i contro, cosa abbiamo sbagliato, i punti di forza, eccetera, eccetera. Ma ora come ora io vi chiedo, cosa secondo voi manca nel nostro storytelling quotidiano? Cosa vorreste vedere?
come... Cosa dovremmo cambiare? Esatto. Se invece secondo voi va tutto bene così, Esatto. però, Cosa? come c'è qualcosa magari da cambiare. Anche secondo me, ma soprattutto se vi sembrano utili questi video quotidiani che stiamo facendo, cioè diteci la vostra su tutto questo nostro percorso, sui pro e i contro ovviamente, le critiche le accettiamo tantissimo, i complimenti ancora di più, però a parte le stupidate, no, cosa secondo voi, se ci date una mano a capire cosa vorreste capire per magari provare a fare la stessa scelta di vita, l'unica cosa che vi dico già subito che non faremo è il tour della casa, perché tanti all'inizio ce l'avete chiesto, e l'unica parte dove abbiamo la nostra intimità, la nostra privacy, e non faremo mai questa parte qua. A meno che, come avevo già detto una volta, perché l'idea un domani sarebbe magari ristrutturare qualcosa, ma si parte sempre come la camera, Sì. magari rendere o pietra o legno, non buttare giù muri. E quindi magari, perché no, documentare anche dei lavoretti che potremmo fare in casa. Quello magari un domani si potrebbe anche pensare, però ora come ora è l'unico spazio proprio che è nostro, e allora preferiremo Però su tutto il resto diteci la vostra, diteci appunto dove migliorare, cosa fare, come non fare, cosa mancano nei nostri format, come potrebbero essere più interessanti, e noi siamo qui. Sì. Romina, tanto ormai è da mesi l'incaricata lei di leggere i commenti e sta provando a rispondere ogni tanto, ma è veramente faticosa. È dura perché diciamo che non sono solo i commenti di YouTube, che generalmente ce ne sono. Forse il video che ne ho avuti meno questi giorni è stato 17 commenti, ma di solito sono 35-40 commenti più o meno. Vi leggiamo tutti, ma non abbiamo il tempo materiale in questo momento per leggerli. Per rispondere, perché magari li leggiamo mentre cucini, ma stai facendo altro, quindi non... E poi però abbiamo Facebook, che quello proprio non lo guardo, cioè ogni tanto se riesco io. Non riesco, e Instagram anche. Quello che solitamente cerchiamo di rispondere è privatamente su Instagram o su Facebook, quando ci scrivete proprio delle cose in privato. Ma vi leggiamo tutti. Però sì, vi leggiamo, su quello. Però io capisco che magari alcuni di voi, tipo come una signora aveva scritto, perché non rispondiamo ai commenti, ma perché non abbiamo proprio il tempo materiale. Perché c'è un B&B da mandare avanti, la natura da organizzarsi per l'inverno, ma soprattutto c'è il nostro lavoro fotografico che non vi facciamo mai vedere, ma che è corposo. Sì. Tra le altre cose mi sono dimenticato in questo momento di fare la cartella per dove viaggi delle copertine. Oh cavoli. Vabbè, chiudiamo veloce. Andiamo. Sì, dovevo mandargliele stamattina, vabbè. Per cui ragazzi, diteci la vostra, fateci una vostra domanda, dateci una mano anche a migliorare, a rendere anche i nostri video più interessanti. Noi ci stiamo veramente mettendo il cuore. Sì. E per cui se ci date una mano anche per farci crescere ancora di più e farci conoscere, vi vogliamo bene. Super contenti. E poi una cosa importantissima, prenotate. Sì. Come scritto oggi c'è il weekend del 20-21 di novembre, libero, se no poi dovete si è liberato adesso. Sì. Perché c'era una prenotazione, ma si è liberata, quindi una prenotazione di 2 notti, quindi ci fosse la possibilità di 2 notti saremmo super felici. Già sai. E sì. Anche perché idea regalo, noi stiamo facendo un sacco di buoni da regalare a compleanni, anniversari, eccetera, quindi scriveteci. Adesso però la smetto, la canzone del giorno è quella di Renato Zero. Ecco, ma non mi ricordo il titolo, che abbiamo ascoltato l'altra sera in macchina, con quel testo straquantico, bellissima. Dicono che che e poi no, non dice poi. E poi sarà come impazzire. Quella è Giorgia. No, ricantala. Dicono che sogni. Cosa capisci? E quella è una delle ultime di Renato Zero, che ha un testo pazzesco. Io mi Ve la metto in descrizione, come ho fatto ieri con niente, su Branduardi in testa. Guccini. Guccini. L'albero è Dio, era quello di Guccini. E comunque quella lì è la canzone del giorno. Noi vi ricordiamo di prenotare, e rispondete a questa domanda. C'è una domanda per voi. Sì. E da Tito Coban è tutto. a voi la linea. Viva la montagna sempre.
Ma soprattutto viva Cuneo, la Valle Pesa e la Bisalta, boia Faust. Ah, Bernie mi ha sgridata. Cosa hai fatto? Il 28 che facevo? Sì. Io i compleanni so tutti. Adele è il 28 settembre. Ma forse avevo fatto anche gli auguri. Sì. No, il 28 ottobre. Vabbè. 28 sempre ottobre, 28 auguri Emma, auguri Simone, ma domani è 27, quindi non è ancora... No, lo so però. Anzi, il 27... Bernie è puntigliosa. Bernie è mia mamma. Il 27 è l'anniversario di matrimonio di Daniela e Roberta, mia sorella e mio cognato, che sono la bellezza. Sì, ma ogni giorno c'è un anniversario. Cosa ti devo dire? 2012. Auguri, Dani. Veramente? 9 anni. 27 ottobre? 27 ottobre 2012. Auguri. 9 anni. Io ero testimone, ero magra. Perché adesso sei grassa. No, ma ero proprio magra. Ma vai Mona. Madonna, non devo guardare le Sei foto. la ciliegina sulla torta. Non più. No? Non più. Adesso faccio un saluto finale. Simone, tu Buongiornissimo! sei vecchio, la schiena è quella che è.